Ciao a tutti! Dunque, uno degli obiettivi principali di questo canale è quello di aiutare i miei spettatori a imparare a parlare italiano nel modo più naturale e spontaneo possibile. Ma il formato stesso dei video che faccio non mi permette di esprimermi in modo completamente spontaneo. Quindi, per aiutarmi a raggiungere questo obiettivo, ho deciso di prendere dei pezzi di alcuni video di uno youtuber italiano molto famoso, se non uno dei più famosi al momento, che si chiama Luis. Il suo accento in italiano non è per niente marcato, quindi direi che è il giusto livello di difficoltà. Sicuramente alcune volte parla un po' veloce per voi, ma i video che ho scelto fanno al caso nostro. Allora, cominciamo con il primo video che si chiama Quiz Sal 2. Bentrovati. Oddio. Non ti aspettavi che parlassi? Ma con un tono così. E no. Allora, cominciamo a vedere un pochino la trascrizione che ho fatto del testo, ce l'avete qua a lato. Dunque, bentrovati. Comincia dicendo bentrovati. Bentrovati è un'espressione che corrisponde a benvenuti, ma che usiamo solitamente solo magari nei programmi televisivi, che serve solo a dare un tocco in più di formalità alla parola. E sua madre si spaventa e reagisce dicendo "Oddio". E "oddio" è un'esclamazione molto versatile in italiano, che usiamo in una quantità enorme di situazioni e che appunto ha una gamma enorme di significati. In questo caso l'esclamazione "oddio" esprime sorpresa o spavento, però a seconda del tono con cui si dice questa parola può avere un significato di gioia o di felicità, di tristezza e via dicendo. Poi lui le dice "non ti aspettavi che parlassi? Did you not expect me to talk?" No, ma con un tono così... E qua probabilmente intende no, non è che non me lo aspettassi, ma hai parlato con un tono così forte. Ecco, qui lascia intendere molto, però un italiano capisce lo stesso che cosa vuol dire. E questa è una cosa che succede molto spesso in tutte le lingue, nel modo colloquiale, rilassato di parlare certe lingue, lasciamo a intendere tantissime cose. Andiamo avanti. È il nuovo quiz Sal. In questo quiz si approfondisce Perché urli? perché c'è il microfono. L'ultimo quiz Sal l'abbiamo fatto ad agosto del 2018. Quiz Sal. Questo quiz è fatto apposta per parlare un po' di me, perché nei miei video io non parlo abbastanza di me. Parli solo di sé, ma... Ecco, allora, andiamo a vedere un pochino cosa hanno detto nella trascrizione. È il nuovo quiz Sal. This is the new quiz Sal. In questo quiz si approfondisce... Ora, approfondire è un verbo che vuol dire andare più in profondità, parlare in modo più approfondito appunto di un argomento, in modo più completo, con maggiori informazioni. E qui usa una struttura impersonale con il si approfondisce, invece che dire magari approfondiamo. E questo si indica un soggetto imprecisato. In generale si approfondisce, ok? A volte può essere usato come sinonimo di noi, ma è più regionale e più raro. Poi sua madre gli domanda perché urli, quindi why are you shouting? E lui dice perché c'è il microfono, because there is a microphone. E poi continua dicendo l'ultimo quiz Sal l'abbiamo fatto ad agosto del 2018. Qui c'è una struttura molto interessante e molto tipicamente italiana. Lui ha messo l'ultimo quiz Sal, che è il complemento oggetto della sua frase, all'inizio della frase. E poi ha ripreso, ha fatto nuovamente riferimento a questo complemento oggetto usando un pronome atono, che è lo. Solo che qui è abbreviato in L', quindi l'abbiamo fatto. Questa è una cosa che succede molto spesso in italiano quando vogliamo porre l'accento, vogliamo mettere maggiore attenzione sul complemento oggetto invece che su qualche altra parte della frase.
questo quiz è fatto apposta per parlare un po' di me. Allora, qui dice è fatto apposta. Quando diciamo che qualcosa è fatto apposta per qualcos'altro, vuol dire che quel qualcos'altro è lo scopo principale e specifico di quel qualcosa di cui si parla. Vuol dire che quel qualcos'altro è il motivo principale per cui quella cosa è stata creata. Poi continua dicendo perché nei miei video non parla abbastanza di me. Si sente che ha tagliato una parola che cominciava con la S, fa molto questa cosa nei suoi video, forse per effetto comico. Comunque sta semplicemente dicendo "This quiz is specifically made to talk about me. Because in my videos I don't talk about myself enough." E sua madre gli risponde, ovviamente molto divertita, dall'affermazione ironica che ha appena fatto suo figlio, e dice parli solo di te, Mac. E poi la parola è tagliata, ma si capisce anche qui, lascia intuire che sua madre poi abbia detto ma cosa stai dicendo, ma cosa, eccetera. Continuiamo. Ti sembra? Qui vogliamo vedere la sua preparazione nei confronti miei, signora mamma. Che bellino questo disegnino. Che scappi di casa. Sì, prima domanda. Ok, andiamo a vedere la trascrizione. Qui vogliamo vedere la sua preparazione nei confronti miei, signora mamma. Allora, ci sono un po' di cose da vedere in questa frase. La prima è il fatto che lui abbia usato il pronome, diciamo, formale, la forma di rispetto, quindi sta dando del lei a sua madre. Infatti le dice vogliamo vedere la sua preparazione e non la tua preparazione. Questo è una cosa molto comune in italiano quando si parla con qualcuno che non conosciamo o occupa una posizione di particolare rispetto. Ma in questo caso è usato ovviamente con intenzioni comiche, diciamo, perché si sta rivolgendo a sua madre, che è una persona con cui ha estrema confidenza, e le sta dando del lei, quindi sta usando questa forma di rispetto che solitamente usiamo con gli estranei. Infatti poi alla fine della frase la chiama anche signora mamma, Mrs. Mom. Poi vediamo qui che usa anche una frase particolare che è nei confronti miei. Sarebbe teoricamente nei miei confronti. Non so perché abbia detto nei confronti miei, ma lasciamo da parte questa cosa. Quando si fa qualcosa nei confronti di qualcuno, significa che la si fa verso qualcuno, ma solamente in senso figurato. Quindi si usa solitamente quando si parla di un modo di comportarsi verso una persona, nei confronti di una persona. Poi sua madre vede nel quadernetto che Luis ha in mano un disegno e dice che bellino questo disegnino, che scappi di casa? Ora, c'è molto da vedere in questa frase. Prima di tutto l'utilizzo della desinenza ino, ok? Ino solitamente si usa per indicare qualcosa di piccolo, quindi un disegno diventa un disegnino quando è un disegno piccolo. Però in alcuni casi si può anche usare per dire che qualcosa è carino, è dolce, è adorabile, per dare proprio un senso di dolcezza e tenerezza. E poi dice che scappi di casa? Qua ancora una volta lascia intendere sei tu che scappi di casa? Chiedendo, diciamo, conferma su chi sia il personaggio del disegno. E quindi tutta la frase è such a cute little drawing. Is that you running away from home? Essenzialmente questo è il significato. Per questo primo video di Luis basta così. Passiamo al prossimo. Vieni qua che ti faccio vedere l'armadio. Mia madre parte per un mese in guerra e mi ha dato il compito di tenere in lito il suo cane. Dai, domani. Ok, andiamo a vedere la trascrizione allora. Sua madre comincia dicendo vieni qua che ti faccio vedere l'armadio di Pippi adesso. Ok, vieni qua significa come here. E poi gli dice che ti faccio vedere l'armadio di Pippi adesso. Allora, questo che significa in questo caso essenzialmente perché, oppure anzi affinché. Quindi so that, ok, in inglese.
in italiano abbiamo spesso la tendenza a usare che al posto di perché, poiché, affinché. È una cosa molto molto comune ma anche molto colloquiale, quindi non fatelo mai allo scritto, ma se state parlando con un amico fatelo tranquillamente, anzi vi incoraggio a farlo perché vi farà sembrare molto più italiani. E poi sua madre dice: ti faccio vedere l'armadio. Far vedere qualcosa a qualcuno è un sinonimo di mostrare qualcosa a qualcuno, ok? È semplicemente come dire to show somebody something. Poi comincia il voiceover di Luis che dice: mia madre parte per un mese in guerra e mi ha dato il compito di tenere in vita il suo cane. Ovviamente qua sta scherzando, dice in inglese my mother is leaving for war for a month and she gave me the task to keep her dog alive. Ok? Questo è il significato più o meno. Andiamo ad analizzare un pochino. Parte significa to leave, ok? Andare via, ma generalmente si usa solo con dei viaggi. E mi ha dato il compito. Un compito è qualcosa che dobbiamo fare, ok? Solitamente qualcosa che ci è stato detto di fare da qualcun altro, ok? Per esempio a scuola, a fine giornata magari o alla fine di una lezione, i professori ti danno i compiti per casa, ok? Quindi homework. E tenere in vita il suo cane significa tenere in vita significa to keep alive. Poi sua madre gli dice dai. Dai è un'esclamazione comunissima in italiano colloquiale e essenzialmente lo scopo è di esortare una persona a fare qualcosa, ok? In generale dai si usa un po' come come on in inglese, hurry up, get it together, tutto questo tipo di espressioni, ok? Continuiamo. Questi sono i capi usati, qualche pelletto. Questo è tutto pulito. Non scherzare, non far finta di sgridarla, ti prego. Parlale e spiegale tutto. Sì. Ok, allora, sua madre dice, questi sono i capi usati. Capi è una parola un po' formale che vuol dire vestiti, ma non so perché lei dica capi, solitamente questa parola la usano solamente i commessi nei negozi di vestiti, ok? Poi dice, qui c'è qualche peletto dentro. Peletto è la versione diminutiva di pelo, ok? Quindi one single hair, un singolo pelo. E etto è una desinenza come ino, la desinenza di cui vi ho parlato poco fa. Più o meno hanno la stessa funzione, ma si usano con parole diverse. È abbastanza arbitraria la cosa. Quindi sta dicendo there is some hair inside, ok? Poi dice non scherzare, non far finta di sgridarla, ti prego. Quindi don't joke around, don't pretend to scold her, please. Allora, andiamo a vedere non far finta di sgridarla. Ci sono due cose interessanti in questa frase. Far finta di, che significa fare un'azione quando in realtà vogliamo solo far credere a un'altra persona che stiamo facendo quella cosa, ma in realtà non la stiamo facendo veramente, ok? In inglese si traduce con to pretend, far finta di. E poi sgridarla, ok? Il verbo sgridare significa urlare, gridare contro qualcuno per dirgli che ha fatto qualcosa di sbagliato. Parlale e spiegale tutto. Sempre, parla. Prima di uscire, se la lasci in casa, gli devi dire ciao Pippi, vado, ma torno. Ma sai che probabilmente girare con lei mi abbassa i livelli di testosterone. Nei denti. Allora, andiamo a vedere cosa hanno detto in quest'ultima parte. Dunque, Luis legge dal quadernino che gli ha lasciato sua madre, parlale e spiegale tutto, ok? Abbastanza semplice. Talk to her and explain everything to her. E sua madre risponde, sempre parlale. Prima di uscire, se la lasci in casa, le devi dire ciao Pippi, vado, ma torno. Ok, anche questo è abbastanza lineare. Qua vi voglio far notare come alla fine vado ma torno siano entrambi, questi due verbi siano entrambi al presente, anche se si parla di un'azione futura, ok? In inglese magari direbbero I'm leaving but I will be back.
In italiano non serve perché si parla di un futuro immediato, oppure si può usare il presente anche per indicare un futuro in un punto nel tempo già specificato. Quindi se dico per esempio domani vado in spiaggia, domani vado al mare, posso usare tranquillamente il presente perché si sa già di che punto nel futuro sto parlando. Poi Luis fa una battuta e dice: ma sai che probabilmente girare con lei mi abbassa i livelli di testosterone? Allora, in questa frase ci sono un paio di cose da vedere. Prima di tutto il fatto che abbia cominciato la frase con ma. È una cosa che facciamo molto molto spesso in italiano. Cominciamo le domande con ma. Non so perché, ma aggiunge qualcosa che è difficile da spiegare. Sappiate che non ha un vero significato dal punto di vista letterale. Poi dice girare con lei. Girare significa fare questo movimento, ok? Quindi to turn around, to turn anche più in generale. Però viene usato per dire camminare senza una meta precisa in un posto, quindi to walk around. Poi la parte più interessante è che dice mi abbassa i livelli di testosterone. Questa è una costruzione tipicamente italiana. Invece che usare il pronome possessivo mio per indicare il mio testosterone, usa invece il pronome oggetto indiretto mi, che significa a me. Quindi it lowers my levels of testosterone, ok? È una cosa che facciamo sempre. Per esempio, se qualcuno ruba la mia macchina, non dirò hanno rubato la mia macchina. Molto probabilmente dirò mi hanno rubato la macchina. Bene, per questo video è tutto. Voi avete guardato altri video di Luis o di altri youtuber italiani e avete notato degli elementi tipici dell'italiano parlato che vi hanno incuriosito o che avete trovato particolarmente simpatici o difficili da capire? Se sì, scrivetemelo nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!